Diamo uno sguardo al comportamento dei Romani. C'è un mammifero che agisce allo stesso modo. Hai mai visto un lupo guidare migliaia di lupi e attaccare alcuni territori? O un ratto reale? O un orso gigantesco che guida le sue truppe in territorio nemico? Non credo. L'unico posto in cui vedo questo tipo di comportamento è nel mondo degli insetti. Le formiche nere attaccano le formiche rosse, uccidendo il loro nemico, saccheggiando i loro nidi, riportando il bottino di guerra alla loro regina, che stermina senza pietà i loro nemici. Quindi ho pensato, pensiamo agli insetti e osserviamo l'umanità e la storia. Gli eserciti di insetti di Roma, gli insetti greci, i loro caschi mi ricordano anche la grazia, la testa di una mantide religiosa, un insetto che apparirà frequentemente nella mia indagine. Uno con le corna, uno lato, nel Medioevo si vestivano come formiche e scarafaggi. Ok, potresti dire che potrebbero essere stati ispirati dagli insetti per progettare le loro imbragature. Ma quando guardi l'Egitto inizia a diventare più inquietante. Stavo pensando a un insetto e all'improvviso ho iniziato a vedere i bozzoli, il pastorale, una larva in un bozzolo, un nido sotterraneo, la mummia avvolta nella seta. Gli egiziani si stavano preparando per andare nell'aldilà, ma perché imitano la nascita di un insetto? Sul sarcofago si vede l'immagine dell'Iside alata. Ognuno le vede come le ali di un uccello. Io direi le ali di un insetto. Iside, Ishtar, Asherah, la regina dell'alveare. Guardiamo di nuovo alla mantide religiosa dalla testa a cono. Iside e Madonna al Super Bowl. Diamo uno sguardo alla cerimonia. Madonna arriva con il suo esercito greco-romano di insetti. Agitano le palme? No, direi ali d'insetto. Seduta sul trono come la regina dell'alveare, facendo mosse rituali. Diamo quindi un'occhiata di nuovo all'immagine egiziana di Iside. Diamo uno sguardo di nuovo al sole tra le corna. Cosa significa? È l'adorazione del sole. Per capire questo, porterò questo video ad un altro livello. Ti spiegherò perché l'umanità ha improvvisamente iniziato a comportarsi come gli insetti. Diamo uno sguardo alla natura, se esiste un caso con cui possiamo spiegare il nostro strano comportamento. Guardiamo un breve video.
Le vespe sono spesso caratterizzate come aggressive insetti da paura. Uno studio recente rafforza questa generale percezione esponendoli come maestri manipolatori. Ricercatori in Giappone hanno imparato che quando si tratta del compito delle vespe di nutrire i loro piccoli, lo fanno fare da un altro insetto. I ragni sembrano essere i custodi preferiti e per convincerli a svolgere il compito in modo soddisfacente, le vespe impiegano il potere del controllo mentale. Quando è ora che una vespa rilasci di nuovo le sue uova, lo farà dentro un arachnide. Oltre ad essere imprigionato con la responsabilità della schiusa delle larve, al ragno viene iniettata una sostanza che gli fa fare quello che vogliono le vespe. Ciò comporta la costruzione di una casa confortevole per la prole, la scuola materna preferita e quella che viene chiamata una ragnatela riposante, il tipo di abitante in cui gira un ragno per conto proprio, quando sta mutando e non vuole essere disturbato dal cibo in arrivo. Inoltre, quando i neonati diventano affamati, utilizzano l'ospite come fonte di nutrimento, nutrendosi di esso fino a quando non lo hanno succhiato a secco. Quindi il ragno normalmente fa questo tipo di ragnatela. Ora sta creando questo tipo di ragnatela. La coscienza delle vespe ha preso il sopravvento sulla coscienza del ragno e ora sta usando il corpo del ragno per creare una ragnatela. Ora andiamo a guardare il nostro comportamento. Siamo cacciatori-raccoglitori e viviamo nella foresta, che ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Poi succede qualcosa. Improvvisamente, come il ragno, iniziamo a distruggere il nostro habitat e iniziamo a creare completamente un nuovo ambiente. Iniziamo a vivere in celle. Iniziamo a costruire strani edifici, cablando l'intero pianeta, creando il World Wide Web, le macchine più strane. Com'è possibile? Torniamo alla Terra più grande, nella cintura di plasma. Pensala come una cellula, un nucleolo e una membrana che fluttua in una sostanza sconosciuta. Nel nucleo del pianeta c'è una sostanza nera, un liquido intelligente responsabile del copione del pianeta. Forse ti sei imbattuto nella storia del Black Goo, ma lo metterò a confronto al computer con il codice BIOS, la coscienza della nostra Terra. Come fa una ghianda a sapere che deve diventare un albero? Come fa un bambino a sapere alla nascita che deve respirare? Pensalo come una connessione Wi-Fi con il codice BIOS del pianeta. Quindi, in un certo momento, una cellula decide di parassitare la cellula della nostra Terra. Si attacca alla nostra cellula. Quindi esegue un foro attraverso la membrana che farebbe del nostro Sole il punto di connessione tra le due cellule. Ora la cellula invasiva cercherà di prendere il sopravvento sulla coscienza della cellula attaccata. Come lo farà? Beh, sparerà un codice BIOS sulla Terra. Ora abbiamo un grosso problema, perché ora abbiamo due codici in conflitto e il mantello invasivo proverà a distruggere quello locale. Ora, torniamo all'inizio della cultura egizia. Il tempio più importante di Eliopolis era anche il palazzo dei Ben-Ben, conosciuto anche come il Palazzo della Fenice. Nel mezzo del tempio, in un cortile aperto, c'era un obelisco. In cima, incastonata, la pietra Ben-Ben. Era una pietra conica nera che sembrava una piccola piramide. Nel corso dei secoli, l'originale Ben-Ben è stato copiato in diverse forme.
Secondo gli egizi, la pietra cadde letteralmente dal cielo. La pietra di Benben era vista come il seme solidificato di Atum, la pietra della creazione. Era questa pietra che la fenice o l'uccello Bennu ritornerebbe ogni 12.594 anni e portare il suo nuovo uovo. In quel momento inizierà una nuova era dell'umanità. L'uccello Bennu proveniva dall'isola del fuoco, il luogo mitico dove erano nati gli dei. Quindi, torniamo a questa immagine delle due cellule unite. La Vesica Pisces. Nel corso della storia, questa immagine è stata utilizzata per l'iconografia dei genitali femminili. La vagina cosmica, la Vergine Maria. Perché era vergine? Perché non c'era atto sessuale. Un pezzo di sé, la pietra di Benben, è stata lanciata nell'atmosfera. Successivamente, la pietra Benben fu chiamata il seme di Atum e messa su un obelisco. Ora ha il simbolo del fallo. Poi metti il simbolo del fallo nella Vesica Pisces e lo indirizzi verso il Sole. E così siamo invasi a livello planetario, ma purtroppo siamo anche invasi nella nostra coscienza. Nella nostra mente c'era una sola voce, la voce del pianeta Terra. Tutto quello che è successo era a favore della crescita della vita organica del nostro fiorente pianeta, ma all'improvviso appare un'altra voce nella nostra testa. Improvvisamente abbiamo la dualità, buono e cattivo. Un malocchio si è risvegliato dentro la nostra testa. L'unico scopo di quella voce è quello di uccidere tutta la vita organica. Improvvisamente pensiamo al suicidio. Improvvisamente pensiamo di uccidere il nostro vicino per nessuna ragione. Ora iniziamo a distruggere tutta la vita sul nostro pianeta. Il parassita sta imitando la nostra voce interna e finge di essere noi. In questo modo si nasconde alla nostra consapevolezza. Come ci liberiamo di questo parassita? Lasciate che vi racconti la storia di Ramana Maharshi. Nell'estate del 1896, Ramana entrò in uno stato di coscienza alterato che ha avuto un profondo effetto su di lui. Ha sperimentato ciò che ha capito di essere la sua stessa morte e più tardi tornò in vita. Così Ramana sperimentò la sua stessa morte. Penso che abbia vissuto la morte del parassita. Da quel momento era in uno stato di altruismo. Ramana consigliava i metodi di indagare sulla natura del sé e ponendo la domanda: chi sono? Vuole che tu faccia la domanda: chi sono io? Io, essendo l'ego, in quel modo
chiede al parassita chi sei, esponendolo e costringendolo a lasciare. A causa della legge universale, il parassita ha bisogno del nostro consenso per restare qui, quindi deve mentirci tutto il tempo. Nel momento in cui lo vedi, il parassita è fuori. Ok, cerchiamo il parassita. Non è qui. Non è qui. Ovviamente non vedrà il parassita perché è dietro la telecamera che riprende. Bene, quindi ci sono due osservatori guardando attraverso la telecamera, quella silenziosa e quella che parla costantemente. Dato che siamo nati senza una lingua nella nostra testa, deve essere l'osservatore che sta parlando, il parassita. Ora il silenzioso può osservare quello rumoroso. Così moriamo. Ora che ci siamo sbarazzati di tutto, pensiamo che, ops, siamo stati risucchiati nel tunnel di luce bianca. Un essere alato ci aspetta, un angelo, un Dio, San Pietro, divertente come tutti quegli dei siano alati. Se ha ragione, questo tunnel bianco è il corridoio della coscienza, della cellula degli insetti. Gli angeli sono i guardiani del mondo dei parassiti. Tenendoci fuori, dobbiamo restare in purgatorio. No, non stai venendo in paradiso. Devi tornare sulla terra, perché tu hai fatto degli errori. Devi reincarnarti di nuovo. Voi persone siete cattive, siete peccatrici, state distruggendo il vostro stesso mondo. Devi tornare più e più volte. Ok, torniamo alla pietra Ben Ben e guarda cosa ha da dire Stanley Kubrick a riguardo. Torniamo in Egitto per la nascita degli Illuminati. Il faraone Akhenaton decide di sbarazzarsi delle molteplici divinità egizie e installa il culto del disco solare, Atum. Introduce la prima religione monoteistica,
Gli illuminati sono quelli che sono illuminati dal sole, ma i sacerdoti si ribellano e Akhenaton viene espulso dall'Egitto insieme ai suoi seguaci. Penso che Mosè fosse Akhenaton e ha preso la pietra con sé. Inizia la storia della diffusione dell'infezione. Puoi seguire la traccia degli spargimenti di sangue nel corso della storia. Arrivano in Israele installando il culto del sole. Al Tempio di Salomone ci viene detto, per inciso, nel Tempio di Salomone non c'era il re Salomone. Quindi non cercare il re Salomone nella storia, perché non c'era nessun re Salomone. È la parola Sol Om On. Sol come il sole in latino. In latino la parola sole è Sol, Saul. E nell'Indù il sacerdote indù del sole. Là loro lo chiamano il sole, Om. Ricordi il sacerdote di Om? Cantano Om. E Om è la città del sole che i greci chiamano Heliopolis. Ancora oggi si chiama Heliopolis, ma gli egiziani Helios, Opolis, Heliopolis significa la città del sole. La città del sole, Heliopolis in greco era originariamente chiamata in egiziano Om. Su, cercatelo in qualsiasi dizionario. Arriviamo in Libano, i Fenici, i Greci, i Romani. Chi era Gesù? Beh, penso che Gesù fosse uno dei primi combattenti sugli Illuminati. Ha visto il pericolo del culto del sole a Roma. Ha attaccato i banchieri, ma potrebbe non essere stata una buona idea, perché è stato tradito e pesantemente torturato e crocifisso. Ma gli Illuminati hanno giocato un trucco molto intelligente. Lo hanno assimilato nel culto del sole. Hanno inventato la storia della risurrezione di Cristo, come la Fenice. Gli hanno dato 12 apostoli, come i 12 dei del sole del Monte Olimpo. Gli hanno dato un'aurea, il sole. Lo hanno rivendicato, lasciandogli fare il segno di Bafometto che accoglie la Fenice. Sei sicuro di adorare il Gesù originale? Il contagio si sta diffondendo in Europa. Gli europei stanno colonizzando il mondo. La Gran Bretagna domina le onde. L'infezione è in America e in Russia.
Ok, ricapitoliamo. Una cellula parassita sta attaccando la nostra cellula. La cellula parassita sta sparando una parte di coscienza solidificata nella nostra cellula. Questa coscienza sta infettando le persone sulla nostra terra. Ora stanno svolgendo l'agenda del parassita, che sta comunicando attraverso la canalizzazione e sta pompando la sua tecnologia sulla terra. Il parassita è un insetto con una mente alveare. Si presenta in molte forme, principalmente come un uccello, perché in questa forma è riconoscibile per le forme di vita organiche. Quando la coscienza collettiva collasserà, il parassita prenderà il sopravvento. Perciò l'invasore deve traumatizzare la gente. Alla fine si arrenderanno e accetteranno l'arrivo dell'entità. Gli illuminati pensano, quando la loro entità tornerà, seduti alla destra del loro Signore. Che barzelletta! Saranno mangiati come tutti noi. Viviamo o moriamo insieme. Da migliaia di anni ormai stanno cercando di attirare la loro entità, ma non funzionerà. Finché anche una persona resiste, non possono entrare. E posso assicurarti che non mi arrenderò. E spero che anche tu non lo faccia. Ecco un piccolo esercizio per la tua mente subconscia.